Buongiorno a tutti quanti. Come andiamo? Tutto bene? Allora, oggi per farmi perdonare dell'inciampo che ho avuto l'ultima volta con il pennello di Boti Brush, che erroneamente l'ho additato a Yaki, nulla da togliere uno all'altro, però ho fatto un errore, quindi va detto. Ho indovinato il prezzo perché più o meno ho detto quello che secondo me poteva valere e difatti quello era il costo. Oggi invece andiamo a provare effettivamente probabilmente uno dei ciuffi più costosi di Yaki, perché sotto botti, perché parliamo comunque sotto le 50 euro. Vediamo quello. Eccolo qua. Molto molto bello anche questo, bisogna dirlo. Quindi si passa di 20-30 euro di differenza l'uno dall'altro. Quello che interessa soprattutto a me è anche la qualità di questo tasso Chuband. Quindi adesso lo andiamo a provare insieme. Ci andrò ad abbinare il Boti Vortex, ok? Avendo provato gli Yaki Ghost e adesso riproviamo questo Vortex, posso già dirvi che se Boti attualmente come pennelli secondo me è veramente uno stadio per me superiore, adesso andiamo a provare anche questo, magari cambio idea, magari no, è veramente un livello altissimo, perché tutti i ciuffi che io ho della Boti sono veramente di un livello altissimo, del sintetico che per me supera tutti gli Yaki, e i tassi livello altissimo, il Boti Captain che a me fa impazzire, anche quello che avevo provato sul video. Per quanto riguarda i rasoi, penso che il Vortex sia un ottimo rasoio, perché prima cosa in titanio e secondo anche in versione lucida così è veramente un bel rasoio. Però devo anche essere obiettivo che dopo aver preso in mano il Yaki Ghost, le finiture degli Yaki mi hanno impressionato. Cioè, se questo qualità-prezzo ti posso dire cavolo, è un rasoio in titanio, è comunque lucido, bello, il materiale tutto ad un costo accettabile, lo Yaki costa lo stesso prezzo ma avete delle finiture, anche se non è lucido, delle finiture assolutamente superiori. Lo vedete anche come si avvita. Qui si vede che da una parte espone un pochettino più la lama, dall'altra un po' meno, cioè non è preciso come lo Yaki. Lo Yaki con il Ghost è arrivato secondo me ad un livello che fa allarmare tanti altri produttori al mondo, lo dico proprio con sincerità. Questo è un bel rasoietto, ma non è una cosa che quando prendi in mano dici cavolo, questo è un rasoio da 200-300 euro. Lo Yaki, se nessuno ti dice nulla, secondo me sì. Detto questo, ragazzi, è arrivato il momento finalmente di provare questa nuova uscita di Alessandro Pistoia, Via delle Magnolie, che dovrebbe ricalcare il vecchio Donna Franca, però ad un livello di nicchia attuale che quindi assolutamente superiore. Adesso lo andiamo a provare, sviscerare durante la rasatura. Mi sono già dato il prebarba, già il gel, già ammorbidito il barbone che ho enorme. Come lametta ci ho messo su queste meravigliose, non so se c'è anche un pacchetto normale, penso di sia quelle qua, queste meravigliosi Tatara, che siccome che il Yaki Vortex è un rasoietto che mena non poco, secondo me le Tatara dovrebbero essere una delle lamette che io trovo più dolci di quelle che ho, ma che tagliano comunque bene. Mi stanno piacendo veramente tanto, soprattutto su rasoi molto efficaci. Penso che siano proprio la sua, ecco. Quindi prendiamo il pennello e andiamo a caricare. Ho fatto un leggero ammollo e vediamo come va. Allora, bisogna dire una cosa, che qui parliamo di tanta raffinatezza. Donna Franca era una profumazione diretta, cioè uno degli unici profumi che senti la pera e dici mamma che buona sta pera, però dopo
qualche nota floreale, ma finiva lì. Qui abbiamo una profumazione che comunque ha una certa evoluzione, ha una certa complessità, parliamo di una cosa meno diretta e un pochettino più complessa. È vero anche che noi della rasatura tradizionale, soprattutto con Alessandro Pistoia, ci abituati anche a profumazioni sempre belle, potenti, strong e via dicendo, e quindi questa è quella profumazione che secondo me potrebbe magari un attimino lasciare, non delusi no, però bisogna trovare anche il suo contesto. Mamma mia, guardate che roba, cioè, vabbè, lasciamo stare. Sulla qualità del sapone, ragazzi, non serve neanche che ve lo dico, è da fuori di testa. Allora, qual è secondo me un grande vantaggio di questa profumazione? Allora, sicuramente la prossima che farà uscire Alessandro, ognuno di noi si aspetterà una strabomba bella invernale, bella tosta alla Paradigma, ok? Perché? Perché ha fatto uscire Mediterraneo, che è stata una meraviglia, che è stata una mezza via tra questa super raffinata e altre bombe come Paradigma, Siddhartha e via dicendo. Secondo me questa è la profumazione più tendente al femminile che ha fatto, ok? Con questo non sto dicendo che è prettamente femminile, ma che secondo me può piacere molto alle nostre donne, ok? E io non lo trovo una cosa da sottovalutare, perché bisogna dire che spesso che non siano commerciali, le profumazioni che piacciono a noi maschietti non sempre piacciono anche alle nostre donne. E invece io penso che questa profumazione non ci sia donna a cui non possa piacere. Dopodiché l'apertura, ragazzi, è molto molto fruttata, molto molto floreale. Io queste profumazioni le ho cominciato ad apprezzare, e vi dico la verità, mi stanno piacendo sempre di più, facendo anche un pochettino di esperienza anche con i profumi di nicchia e via dicendo. All'inizio non sarebbe stata una profumazione, sono sincero, che mi avrebbe fatto impazzire. Adesso ragazzi, che ho provato, mi sono fatto un po' il naso, devo dire che è una profumazione che trovo veramente magnifica, ma capisco che magari qualcuno possa anche dire ma è un po' troppo finito. Secondo me, guardate il fatto che questa è una profumazione che può veramente far felici le vostre mogli, e ogni tanto, ragazzi, ci sta anche una profumazione che la donna quando la usa dice mamma che meraviglia, che buono, e io, come vi dico, la trovo comunque maschile, ma che piace anche alle donne, e non è male. Adesso però le andiamo un pochettino a sviscerare piano piano nell'utilizzo, perché ci sono comunque anche delle note finali un pochettino più dolci, valigliate e tutto, che tutto un po' porta a quel mondo lì, ok? Una cosa che nei profumi di nicchia, intanto mi rado, che nei profumi di nicchia, è una mannaia comunque, ragazzi, non è... Questo è il rasoio che vi godete con un po' di giorni di barba. Lato closet, un lato open. Però vabbè, lo sapete che io non trovo che ci sia tutta sta differenza mostruosa, e una volta che avete tolto la barba quello vi resta. Allora, cosa che volevo dirvi? Nella profumeria di nicchia questo aspetto femminile e maschile viene molto a
tra virgolette, a mancare, perché si guarda il profumo nel suo complesso e non si può più dire questo è femminile, questo è maschile. Se una profumazione è buona e fatta bene, nel contesto giusto, la si può portare, ecco, a meno che non siano proprio cose, certi profumi di design o un po' commerciali che proprio sono talmente palesemente femminili che in certi casi si vede che sono studiati per quello. Secondo me invece anche a chi è piaciuto molto Donna Franca questo non può non piacere, secondo il mio parere, anche se, come avevo detto, è un po' meno diretto e forse un pochettino più complesso da capire, e anche le note che sentite, cioè si sente qua la nota di magnolia, si sente la violetta, si sente la perce, si sentono il TRS, tutte le note si sentono in modo molto molto distinto. Ragazzi, sto rosoietto qua avevo un amico in escrescenza, porta via tutto, Ragazzi, prestazioni del sapone incredibili. Come sempre, anzi vi dico che mi sta veramente stupendo tanto perché ha fatto un montaggio da paura. E nonostante l'abbia tenuto bello denso, ha una scorrevolezza che fa spavento. Quindi questa, ragazzi, secondo me è una profumazione comunque da portare in un contesto abbastanza elegante, serale, estivo, abito elegante, cioè è un prodotto, secondo me è il più raffinato ed elegante che ha fatto Alessandro Pistoia, quindi bisogna anche capire, secondo me, che le profumazioni, anche se io per primo, cioè anche se a me per primo piacciono quelle belle strong, non può essere sempre tutto bomba 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 bomba, ma ci vuole anche quelle profumazioni, secondo me, ogni tanto che ti dia un po' di raffinatezza, un pochettino di che anche l'universo femminile quando lo annusa ti dice mamma mia che buono, che meraviglia. Ecco, secondo me non andate a perdere la vostra mascolinità, ma vi dà una bella raffinatezza nel contesto giusto, ecco. Rasoio mena, quindi va usato sicuramente con un certo modo. Ecco, questa è anche una profumazione che a chi piacciono un po' le profumazioni gourmand, quindi con quelle note un pochettino dolci, fruttate, chi piace anche certi profumi di pazzaglia,
secondo me questa profumazione qua la farà impazzire. A chi piace Tabacum, Siddhartha, Paradigma, magari fa un pochettino più fatica, ecco. Però non si può, secondo me, accontentare tutti facendo sempre lo stesso tipo di profumazioni, perché si arriva o a ricopiarsi un po' o comunque a non dare anche la possibilità a chi piace qualche profumazione più elegante, raffinata o floreale, come questa veramente meravigliosa, perché a me piace da impazzire. Ecco, non si può non dare la possibilità anche a questo tipo di profumazioni di essere nella lista delle scelte che una persona può fare, quindi per me si sta benissimo. Dopo con l'after parleremo meglio anche di come si apre la profumazione. Le lamette Tatara, ragazzi, quando avete un rasoio che mena, per me vi salvano la vita. Riescono veramente a dare comunque una buona efficacia, ma una dolcezza nel taglio incredibile. Allora, adesso parliamo brevemente del contorno e dopo metto sull'after e parliamo della profumazione e del prodotto di Pantarei. Allora, pennellino Yaki, un bel Chuband, non è ai livelli, io ho già detto, di Boti, anche il prezzo è diverso. Ecco, la cosa che ho apprezzato di questo ciuffo è che rimane comunque bello morbido, perché in viso è bello morbido, però a chi piace sentire anche un pochettino il massaggio del pelo del tasso, questo sembra quasi una mezza via tra il Best Berger e un Chuband, ok? Vi dà quella mezza via, quindi a chi piace sentire anche quel grezzo del pelo senza essere pungente, perché non punge assolutamente, questo potrebbe essere una buona scelta. Logicamente se proviamo un Captain, che a me piace anche per un po' per quella caratteristica lì, lo trovo della Boti, lo trovo molto superiore a questo, ma questo qualità-prezzo penso sia un bel acquisto che non vi deluderà, piuttosto di andare a spendere magari 20-25 euro per le versioni un po' più basse. Io andrei quasi un pochettino su questo. Vi dico, sa un leggermente odore, quelli della Yaki, quasi tutti quelli che ho provato sanno un po' più odore di quelli di Boti, non so se fanno dei trattamenti di lavaggi diversi, però è una cosa che va via, utilizzandolo un po' va via, quindi non è niente di pericoloso. Boti Vortex era uno dei migliori che avevo provato fatti in Cina, perché comunque, ragazzi, per avere una mannaia sono riuscito vivo, appena un paio di micropunti, però un BBS da paura, ed è un rasoio che mena forte, però mi rendo conto che non ha la precisione di lavorazione di rasoi di altissimo livello. E dopo che ho provato Yaki Ghost, questo è bello perché è in titanio, è lucido, però ha bisogno di essere un pochettino un po' più raffinato, anche a costo di costare un po' di più, ma essere più preciso anche tra un lato e l'altro della rasatura e via dicendo. Quindi
tra virgolette, con lo sconto magari che ci dà a noi e tutto, a chi piacciono i rasoi estremi si porta a casa comunque un bel rasoio di pregio che fai fatica a trovare a un prezzo così anche lucido. Se vuoi invece un rasoio veramente completo in tutti i sensi, anche come il prezzo, Yaki Ghost è livello altissimo. Adesso mi vado a sparare l'aftershave e dopo parliamo di questa profumazione. Non ne ho parlato tanto prima perché è nell'after che dopo si apre bene, in più sentivo leggermente il pennello, sono sincero, e quindi non ho voluto, mamma mia, qua sta uscendo tutto, mamma mia. All'inizio è molto alcolico, proprio la sensazione di alcol si sente molto, anche perché è una profumazione molto raffinata e quindi non hai delle note che vanno a coprire subito la parte alcolica. Ragazzi, da magnolia e quella nota di pera è qualcosa di spettacolare. Il TRE io lo sento molto, che ho avuto anche per mia moglie un profumo del TRE, quindi tutta questa nota fruttata, floreale, molto 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 spinta. La vaniglia non la sento tantissimo, ma si sente delle note che vanno leggermente ad addolcire, ok? E sicuramente una bella nota muschiata che dà corpo al tutto e secondo me la rende comunque maschile. Devo dire la verità che secondo me è più maschile che femminile, però è quel tipo di profumazione che piace alle donne, questo sì. Ma non so, ad esempio mia moglie piace su di me, ma non penso lo indosserebbe lei, non so se mi spiego. Quindi è una profumazione che sembra tendente al femminile, ma che secondo me piace all'universo femminile, ma è più maschile che femminile. Questo è il mio parere, per la mia esperienza non intendo niente di più. Non vi so dire la persistenza, però vi dico che è una bella bomba, cioè già si sentiva col sapone, però quando mettete l'after è un'esplosione enorme. Questa è la profumazione più raffinata, fine, e ci vuole naso per apprezzarla completamente, ok? Quindi è facile che magari non venga secondo me apprezzata subito da tutti, ma è una profumazione che va usata, capita in tutte le sue sfaccettature. Secondo me va anche usata nel contesto e nel modo giusto, questo è come la penso. Però ragazzi, questa è una di quelle profumazioni che ti fa capire che Alessandro Pistoia sta lavorando ad un livello molto molto alto. Perché? Perché la raffinatezza di ogni componente che senti nella profumazione si sente che non sono prodotti, cioè non sono quelle 3 note finito lì, senti che c'è un mondo dietro ogni profumazione ed è una cosa che apprezzo veramente tantissimo dei suoi prodotti. A me piace tantissimo, però come ho detto è secondo me una di quelle profumazioni che ha veramente il suo contesto e va utilizzato nel modo corretto. Quindi bravo Alessandro Pistoia, un altro colpaccio. Prestazioni del sapone mi fa quasi paura perché mi sembra che sia una delle più buone che ho provato, non so se usandolo anche con tasso, cioè compattissima, scorrevole, protezione post rasatura, cioè un capolavoro ragazzi, un capolavoro. Non so se la profumazione ha aiutato nella resa totale del sapone o cosa, ma è uno dei 7 più bomba come prestazioni che ho provato, anche se non è che gli altri siano tanto di meno. Bene, spero di essere stato esaustivo. Ragazzi, sempre un grande grazie perché ogni volta che voi, come sapete, acquistate nei link sotto in descrizione mi date la possibilità di portarvi ragazzi prodottini nuovi, farvi provare cose nuove che escono, darvi i miei feedback e questo per me è un grandissimo aiuto che da solo altrimenti non riuscirei. Quindi grazie di cuore, a voi sapete non costa nulla, basta cliccare sul link, mi raccomando usando il link usare anche il vostro codice sconto, quindi voi avete un risparmio, a me date una mano e siamo tutti felici e contenti. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!